Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione media_se, una delle funzioni statistiche di Excel, che serve a calcolare la media delle celle che soddisfano un criterio specificato. Il criterio può essere espresso mediante un numero, un confronto matematico, una data, un testo, un riferimento ad una cella, una funzione, e all'interno del criterio è possibile includere i caratteri jolly, che descriveremo nella parte finale di questo video. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione media_se, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Siccome la sintassi della funzione media_se è identica alla sintassi della funzione somma_se, per la spiegazione utilizzerò gli stessi esercizi del video precedente. Ovviamente cambieranno le consegne. Siccome però in alcuni casi la funzione media_se potrebbe dare come risultato un errore, non perderti la parte finale di questo video, poiché ti mostrerò come superare questo piccolo problema. Un negozio di articoli musicali vende vari modelli di flauto dolce, sia di legno lavorato a mano che di plastica colorata. Un qualsiasi tipo di flauto in legno costa sempre più di 10 euro, mentre il prezzo di un flauto in plastica colorata non supera mai i 10 euro. Purtroppo, quando i flauti sono stati venduti, sono stati annotati solo gli importi delle vendite, senza specificare la tipologia di flauto. Aiuta il negoziante a capire quanto ha ricavato mediamente dalla vendita di ogni tipologia di flauto. Come faccio spesso, mediante le formule di Excel ho introdotto dati volatili, cioè dati che variano dinamicamente alla pressione del tasto F9. Se tu fossi interessato al funzionamento di tali formule, ti consiglio di guardare il video precedente di questa playlist sulla funzione somma_se. Cancelliamo ora le formule nella piccola tabella qui a destra e svolgiamo nuovamente l'esercizio. Posizioniamoci in cella F19 ed inseriamo la funzione che fa al caso nostro, la funzione media.se. La sua sintassi è la seguente: uguale media.se aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi tonde sono presenti tre argomenti. Il primo argomento è l'intervallo in cui ricercare i dati. Il secondo argomento è il criterio di ricerca ed il terzo argomento, facoltativo, è l'intervallo dei dati su cui dobbiamo calcolare la media. Se tale argomento venisse omesso, verrebbe calcolata la media dei valori contenuti nel primo argomento, cioè nell'intervallo. Veniamo ora al nostro esercizio. Digitiamo uguale media e selezioniamo la funzione media.se con un doppio clic. Siccome è la prima volta che la utilizziamo, clicchiamo sul pulsante Fx in modo da utilizzare la wizard argomenti funzione. Ti ricordo che per individuare i flauti in legno noi dobbiamo ricercare all'interno della colonna B gli importi maggiori di 10 euro, poiché un flauto in legno, come è scritto nella consegna, costa sempre più di 10 euro. Le tre domande a cui dobbiamo rispondere per compilare questa wizard sono: dove cerco, cosa cerco e di quali valori devo eseguire la media. Dunque, dove cerco i valori maggiori di 10 euro? In colonna B che selezioniamo. Il primo argomento va bloccato mediante il tasto F4, poiché l'intervallo di ricerca deve rimanere fisso. Il criterio: cosa cerco? I valori maggiori di 10 euro. E ti ricordo che utilizzando la wizard non sono necessarie le virgolette, che vengono inserite automaticamente quando cambiamo il campo di inserimento. Siccome i dati su cui dobbiamo calcolare la media sono gli stessi dell'intervallo iniziale, possiamo omettere il terzo argomento e quindi premiamo direttamente OK, ottenendo che il prezzo medio dei flauti venduti è di 28,57 euro. Trasciniamo ora la formula verso il basso, clicchiamo ora nella cella sottostante e correggiamo la formula. Il criterio per i flauti in plastica non sarà più maggiore di 10 euro, bensì minore o uguale a 10 euro. Premiamo invio e l'esercizio è terminato. Dunque, riepilogando, la funzione media_se ha tre argomenti:
e le tre domande a cui dobbiamo rispondere sono rispettivamente dove cerco, cosa cerco ed eventualmente di quale colonna devo calcolare la media. Terzo argomento che in questo esercizio non abbiamo dovuto utilizzare, poiché è identico al primo argomento. Ti anticipo però che il terzo argomento viene quasi sempre utilizzato, poiché nella maggioranza dei casi la colonna di ricerca e la colonna su cui calcolare la media non sono la stessa colonna. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Nella tabella a sinistra è riportato l'elenco degli acquisti effettuati da Marta nei vari reparti di un supermercato durante il primo bimestre del 2025. Aiuta Marta a calcolare quanto ha speso mediamente in ogni reparto durante il periodo considerato. Per determinare ad esempio la spesa media nel reparto detersivi, dovremmo cercare in questa colonna quante volte c'è scritto detersivi, sommare i valori corrispondenti presenti in colonna B e dividere il risultato per il numero delle occorrenze della parola detersivi. Possiamo però calcolare il tutto in maniera automatica utilizzando la funzione media se. Cancelliamo le formule inserite in precedenza, posizioniamoci in cella G14 e digitiamo uguale media.se, selezioniamo la funzione che ci interessa e rispondiamo alle tre domande. Dove cerco la parola detersivi? Ovviamente in colonna C, che blocchiamo mediante il tasto F4. Digitiamo punto e virgola per passare al secondo argomento e rispondiamo alla seconda domanda. Cosa cerco? La parola detersivi, cella F14. Digitiamo nuovamente punto e virgola e rispondiamo alla terza domanda. Di che cosa calcoliamo la media? Ovviamente dagli importi contenuti in colonna B, colonna che va bloccata mediante il tasto F4. Ti ricordo che il primo e il terzo argomento vanno quasi sempre bloccati, mentre il secondo argomento, il criterio, solitamente deve avere un riferimento relativo, poiché adesso stiamo cercando detersivi, ma poi cercheremo frutta, macelleria e così via. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio, trascinando successivamente la formula verso il basso con un doppio clic. Possiamo poi verificare manualmente a campione i risultati ottenuti. Se osserviamo la parola detersivi compare solo in due celle, questa e questa, e quindi la media fra 7,50 e 3,50 è proprio 5,50. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Nella tabella a sinistra è riportato l'elenco non ordinato delle vendite effettuate nei vari reparti di un supermercato durante il primo bimestre del 2025. Calcola il ricavo medio giornaliero suddiviso per mese. Ho pensato questo esercizio per mostrarti un criterio di confronto con date. Cancelliamo le formule già inserite e svolgiamo nuovamente l'esercizio. Ti ricordo che le date di gennaio sono quelle precedenti, quindi minori, del 1 febbraio. Inseriamo ora la formula media se, uguale media e selezioniamo la funzione che ci interessa. Siccome dobbiamo utilizzare un operatore di confronto e digitare anche una data, preferisco utilizzare il pulsante FX, in modo da evitare di digitare le virgolette. Prima domanda: dove cerco le date di gennaio? Ovviamente in prima colonna, che blocco. Seconda domanda: cosa cerco? Cerco le date minori del 1 febbraio 2025. Terza domanda: di cosa calcolo la media? Ovviamente degli importi, colonna C, bloccata. Confermiamo ora con OK, trasciniamo la formula verso il basso e correggiamola nella cella sottostante. Le date di febbraio saranno maggiori o uguali al 1 febbraio. Confermiamo con invio e l'esercizio è risolto. Passiamo ora ad un ultimo esercizio. Questo esercizio è stato pensato per mostrarti l'utilizzo dei caratteri jolly all'interno della funzione media se e anche per capire come si possono correggere gli errori derivanti dall'utilizzo di tale formula. Un negozio di strumenti musicali vende vari modelli di flauto, codice FL, clarinetto, codice CL e tromba, codice TR. Purtroppo, quando gli strumenti sono stati venduti, sono stati annotati solo i codici e gli importi delle vendite.
Utilizzando i caratteri jolly aiuta il negoziante a capire quanto ha ricavato mediamente dalla vendita di ogni tipologia di strumento. Per risolvere tale esercizio ho utilizzato due strategie differenti, di cui ti mostro le formule già operative. In questa prima tabella ho utilizzato la funzione media se e per individuare il flauto ho ricercato nella colonna A, poiché nei modelli le prime due lettere FL indicano appunto il flauto. Come criterio di ricerca ho utilizzato FL seguito da un asterisco, poiché asterisco significa un qualsiasi numero di caratteri di qualsiasi tipo, e quindi FL asterisco potrebbe essere flauto dolce, flauto traverso, flauto di pan, oppure qualsiasi altro flauto, e come terzo argomento ho selezionato la colonna B, poiché era richiesta la media degli importi. In questo modo, confermando la formula con invio, trascinandola verso il basso e cambiando i criteri, CL star per il clarinetto e TR star per la tromba, ho risolto l'esercizio. Ma il modo migliore secondo me è il secondo, in cui ho digitato FL, CL e TR nella colonna più a sinistra della tabella. E in questo modo, come criterio di ricerca, ho selezionato la cella a sinistra contenente FL e l'ho concatenata, mediante l'operatore ampersand o e commerciale, alla stringa di testo asterisco che ho digitato fra virgolette, poiché si tratta appunto di testo e significa, come ho detto, qualsiasi numero di caratteri di qualsiasi tipo. Il primo e il terzo argomento sono rimasti invariati. Vediamo ora come correggere un eventuale errore presente nel risultato della funzione media se. Cambiamo un attimo la formula in modo che non ci sia nessun flauto all'interno dei modelli venduti. In questo caso la funzione media.se restituisce un errore, poiché i flauti venduti sono 0 ed è impossibile effettuare la divisione per 0. In questo caso il mio consiglio è quello di correggere la funzione media.se con la funzione se.errore. Posizioniamoci qui immediatamente dopo l'uguale e digitiamo se.errore. Selezioniamo la formula che ci interessa e vediamo la sua sintassi. La funzione se.errore analizza una qualsiasi espressione e nel caso questa espressione produca un errore, come nel nostro caso, permette di scrivere in cella un valore a piacere. Digitiamo dunque qui alla fine punto e virgola per passare al secondo argomento e decidiamo cosa scrivere in caso di errore. Ad esempio, siccome si tratta di vendita di flauti, potremmo scrivere non venduto, racchiuso fra virgolette perché si tratta di testo. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. Come si può notare, la funzione se_errore ha rilevato un errore e l'ha corretto nel modo che abbiamo deciso noi. Ti mostro ora come puoi correggere un errore utilizzando il pulsante FX. Seleziona la cella e taglia la formula appena inserita, tranne l'uguale. Digita ora uguale se.errore. Seleziona la funzione se.errore, clicca sul pulsante FX e incolla la funzione appena tagliata. In caso di errore, puoi scrivere qui nella cella sottostante non venduto e puoi evitare di scrivere le virgolette, poiché utilizzando la wizard queste verranno inserite automaticamente. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!